Ciao ragazzi, iniziamo con un altro corso dedicato a un altro genere musicale, iniziamo un corso dedicato alla musica e al linguaggio rock. Come abbiamo visto come stiamo vedendo con il corso dedicato al blues che è già avviato sul canale, come vedremo a breve con un altro corso dedicato al linguaggio e alla musica jazz, anche questo corso dedicato al rock è suddiviso su vari livelli. In ogni livello impareremo delle tecniche che ci aiuteranno a sviluppare quello che è questo genere musicale del rock. Per ogni livello, quindi per ogni lezione che vedremo, io vi ho preparato anche dei piccoli brani con una base poi e le tablature per mettere direttamente in pratica quello che impariamo durante la lezione. Quindi oggi vediamo degli argomenti, li mettiamo direttamente in pratica, poi vediamo nel livello 2 delle altre tecniche, le mettiamo direttamente in pratica, quindi facciamo direttamente teoria e pratica tutto in un unico momento. Per quanto riguarda la musica rock non possiamo che non iniziare parlando dei famosissimi power chords. Cosa sono i power chords? Quando io andavo a scuola di chitarra mi insegnarono che un accordo è quando si suonano simultaneamente delle note che suonate insieme ci fanno suonare un accordo, un minimo di 3 note, le cosiddette triadi, che dovreste anche abbondantemente conoscere se avete visto i video che ci sono sul canale. Ne abbiamo parlato più volte, la triade maggiore, la triade minore, aumentata, diminuita. Nel caso della musica rock non è proprio così, ci sono degli accordi che vengono suonati con 2 note soltanto, le cosiddette diadi, che sono i power chords. Ci sono diversi tipi di power chords. Oggi noi vediamo quelli che sono i 2 tipi più comunemente utilizzati, poi successivamente vedremo anche nelle altre lezioni quelli che sono gli altri tipi di power chords, i power chords su 3 corde, i power chords con la forma di re e così via, gli altri tipi di power chords. Oggi ci occupiamo di quelli dei 2 tipi che sono più comunemente utilizzati. Questi 2 tipi di power chords ve li faccio vedere un attimo, sono il primo è questo ed il secondo è questo. In questo caso io ho suonato in tutti e 2 i casi un accordo di Do. Però qual è la differenza? Innanzitutto che il primo power chord lo sto suonando con 2 dita, il secondo lo suono con un dito soltanto, lo suono soltanto in questo caso con questo dito. Ma la fondamentale differenza fra questi 2 accordi è l'intervallo che compone la distanza che c'è fra queste 2 note. Nel primo caso, in questo caso, la distanza che c'è fra queste 2 note è un intervallo di quinta, nel secondo caso è un intervallo di quarta, quindi vengono chiamate una diade di quinta e una diade di quarta. Nel primo power chord è una diade di quinta composta da un intervallo di quinta, nel secondo caso è una diade di quarta composta da un intervallo di quarta. In musica c'è una regola fondamentale che dice che la somma di un intervallo e del suo rivolto dà sempre 9. Questo cosa significa? Significa che se abbiamo ad esempio un intervallo di terza, Do, Re, Mi, rivoltando l'intervallo Mi, Do, quindi mettendo al contrario le note, ci risulterà un intervallo di sesta, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La stessa cosa avviene per tutti gli altri intervalli. Se abbiamo un intervallo di quarta, rivoltandolo avremo un intervallo di quinta. Se abbiamo un intervallo di sesta, avremo un intervallo di terza e così via. Questo è quello che avviene in questi 2 power chords. Nel primo caso abbiamo 2 note che si trovano a un intervallo di quinta, il Do ed il Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Suonandole insieme suoniamo l'accordo di Do, che fondamentalmente è un Do quinta. Nel secondo caso invece abbiamo rivoltato queste 2 note, stiamo suonando un Sol e un Do, che sono a un intervallo di quarta, Sol, La, Si, Do. Anche in questo caso è un accordo di Do, però è un accordo di Do composto da un intervallo di quarta, perché abbiamo proprio rivoltato le note della diade di quinta. Questi sono i 2 power chords più comunemente utilizzati. Questi per la diade di quarta e power chords con l'intervallo di quarta dovreste sicuramente conoscerli, sono famosissimi nel riff di Smoke on the Water. Come potete vedere, questi power chords vengono suonati semplicemente con un dito. Perché le 2 note sono sempre l'una sopra l'altra.
Nel secondo caso invece abbiamo l'intervallo di quinta. Anche se non suonate la chitarra elettrica, imparare a muovervi lungo il manico della chitarra utilizzando i power chords sia per quarta che per quinta vi può aiutare a capire bene quelle che sono le note lungo la tastiera della chitarra, perché fondamentalmente i power chords seguono in orizzontale quelle che sono le note della scala a cui appartengono. Nel caso della scala maggiore, ad esempio, se suoniamo tutti i power chords partendo da quelle che sono le note della scala maggiore, da un do fino all'altro do lungo la quinta corda, otteniamo questo. Che fondamentalmente sono do, re, mi, fa, sol, la, si e do. Se questa cosa la fate anche per tutte le altre tonalità, sulle altre corde, sulla sesta e sulla quarta, potete imparare a conoscere quelle che sono le note sulla tastiera della chitarra utilizzando proprio lo spostamento dei power chords. Ad esempio facciamolo per la scala di sol maggiore partendo dal sol al terzo tasto sulla sesta corda e seguendo le note della scala di sol maggiore, sempre con questo intervallo di quinta. Le note della scala di sol maggiore sono sol, la, si, do, re, mi, fa diesis e ritorna sul sol. Quindi partiamo col nostro intervallo di quinta e suoniamo sol, la, si, do, re, mi, fa diesis, sol. Naturalmente la stessa cosa vale anche per i power chords con l'intervallo di quarta. I power chords vengono suonati in questo modo, plettrati, ma si suonano anche combinazioni di power chords, i cosiddetti sliding chords, cioè in questo modo. Viene plettrato soltanto il primo accordo, l'altro ci si arriva con uno slide sia in avanti che anche in senso opposto, all'indietro. Questi sono i cosiddetti sliding chords. Naturalmente la stessa cosa, vi ripeto, vale anche per gli altri power chords. In questo caso questi sono i cosiddetti sliding chords, accordi su cui ci si arriva con lo slide. Un'altra cosa che si utilizza molto nella musica rock sono le legature così come si utilizzano negli altri generi musicali. Le legature, di cui abbiamo anche abbondantemente parlato, facciamo un attimo un breve ripasso. Abbiamo due tipi di legatura, la legatura hammer-on e la legatura pull-off. Nel primo caso l'hammer-on, che significa martellare, si va a plettrare la prima nota e la seconda si suona martellando la nota successiva. Quando si fa in senso discendente si ha il pull-off, che significa proprio strappare, tirare indietro. Quindi abbiamo hammer-on e pull-off. La combinazione di hammer-on e pull-off ci dà il trillo. Quindi suonando insieme hammer-on e pull-off in velocità si ottiene anche questo effetto del trillo. Adesso mettiamo in pratica tutti questi argomenti che abbiamo visto, tutte queste piccole nozioni di base che abbiamo,
e lì suoniamo direttamente in tre diversi brani. Il primo brano lo suoniamo soltanto con quelli che sono i power chords con la diade di quarta, quindi quelli suonati con un dito soltanto. Nel secondo caso invece suoniamo utilizzando un piccolo riff a note singole e le legature hammer on e pull off e anche lo slide fatto con la singola nota. Naturalmente lo slide si fa sia con l'accordo ma anche con la nota singola, quindi lo facciamo nel secondo brano. Nel terzo brano invece suoniamo utilizzando le note singole e utilizzando i power chords con la diade di quinta. Quindi adesso i brani sono veramente semplici, quindi io ve li suono direttamente, vi metto la tablatura e subito dopo vi faccio partire la base sempre con la tablatura allegata naturalmente, e potete direttamente suonarli. Vediamo adesso questi piccoli tre esempi utilizzando quello che abbiamo visto in questa lezione introduttiva con queste nozioni di base dedicate alla musica rock.
Bene ragazzi, per il momento con questa prima lezione introduttiva dedicata alla musica rock ci fermiamo qui. Spero vi venga tutto abbastanza semplice da comprendere, queste prime nozioni di base. Spero vi vengano anche semplici da suonare questi 3 esempi che abbiamo visto. Non sono complicati, serve semplicemente un pochettino di impegno e attenzione a curare soprattutto il suono, perché in distorsione è facile avere dei suoni e dei rumori che non si vogliono avere, quindi cercate di curare anche l'aspetto del suono e siate precisi, fate suonare soltanto le corde che devono suonare, soltanto le note che devono suonare, senza far sentire altri rumori o altre note o corde a vuoto che suonano nella vostra esecuzione. Come avete visto nell'ultimo esempio suonano 2 chitarre, perché quasi sempre, per non dire sempre, nella musica rock suonano sempre 2 chitarre. Ce n'è una che fa la ritmica e l'altra che fa l'assolo, una che fa l'arpeggio e l'altra che suona un riff, uno che sta suonando un riff in una posizione, l'altro in un'altra posizione e così via. Ci sono diversi modi in cui le chitarre interagiscono all'interno della musica rock e avremo modo anche nelle prossime lezioni di vedere come le 2 chitarre vanno a interagire, in quanti modi possono andare a interagire all'interno della musica rock. Nella prossima lezione affronteremo quello che è l'arpeggio, come viene arpeggiato all'interno della musica rock, affronteremo la tecnica del bending, del release, del vibrato, vedremo anche alcune estensioni della scala pentatonica che vengono molto utilizzate all'interno della musica rock e vedremo altri 2 brani dove metteremo in pratica quello che vedremo nella prossima lezione. Ragazzi, come al solito, se qualcosa non dovesse essere chiaro, vi serve qualche chiarimento, avete qualche dubbio, io sono qui, sono a vostra disposizione, scrivetemelo nei commenti, sono ben felice di rispondervi. Se volete, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video, se anche questa piccola idea di questo corso dedicato alla musica rock vi piace. Se vi piace la musica rock, fatemelo sapere. Io da ragazzino adoravo la musica rock, quando ho iniziato a suonare facevo esplodere i vetri di casa suonando, penso mia madre mi odiasse per questo, però è sempre stata una parte del mio cuore. Però ragazzi, la cosa più importante rimane sempre quella di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre e di suonare sempre anche la musica rock.